Anni 80. Gli anni 80 sono trionfo puro, record di vendite e consensi. Alla fine del 1980 arriva un altro disco, Dalla, un vero rock d'autore, piazzandosi subito in vetta alle classifiche. Canzoni da ascoltare sono, prima di tutti, Futura, parla d'amore, in particolar modo di un amplesso, poi Cara e, dedicata alla nostra capitale, La sera dei miracoli. Altro singolo perno dell'album è Balla balla ballerino, il quale messaggio è di positività. Altro fatto da ricordare è la genesi di Futura. Lucio si trovava a Berlino e, non avendo mai visto il muro, andò al famoso punto d'incontro fra est e ovest, il Checkpoint Charlie, citando le parole dell'artista. In quella mezz'ora scrissi il testo di Futura, la storia di questi due amanti, uno di Berlino Est, l'altro di Berlino Ovest, che progettano di fare una figlia che si chiamerà Futura. Nel 1981 pubblica Q-Disc e Telefonami fra 20 anni, che è il brano di maggior successo. Parla di ossessione telematica e prende di mira alcuni tra gli oggetti come il telefono e la TV, simbolo della comunicazione di massa. Altri brani sono Ciao a te, dove si incontrano ironia e riverenza, e blues malinconico Madonna disperazione. Sempre in quell'anno intraprende una carriera parallela con gli Stadio, assieme a Gaetano Correri. Il nome della band ha origine durante il tour Banana Republic. Nel contempo, Carlo Verdone gli dedica il proprio film Borotalco, dove una ragazza cerca in tutti i modi di conoscerlo, quale suo idolo musicale. Per il lancio del film uscirà la canzone Grande figlio di P, scritta da Dalla, Correri e Pezzoli, grazie alla quale vinceranno il David di Donatello e il Nastro d'Argento per la miglior colonna sonora originale lo stesso anno. Proprio nell'83 esce l'album 1983, sempre assieme agli Stadio. Dalla però non è soddisfatto da questo lavoro perché dichiara, e cito: l'errore fu centrare il disco sul mio personaggio. Poi prosegue: il soggetto delle mie canzoni è sempre stato la gente. Non ho mai soggettivizzato, tranne in episodi volutamente ironici, come Disperato erotico Stomp. Nel 1984 abbandona gli Stadio e collabora con Mauro Malavasi, accentuando ulteriormente la ritmica degli arrangiamenti, perché Malvasi arrivava dalla dance. Il risultato è Viaggi organizzati, l'omonima canzone, la hit Tutta la vita, cantata dal vivo dall'amico De Gregori, in cui Dalla sembra fare ironicamente le somme sul suo destino. Altri brani da segnalare per l'ascolto: Tu com'eri, Washington e Stornello. Nel 1985 torna a incidere con gli Stadio e a inizio 86 esce Bugie, disco di platino. Il pezzo trainante è Se fossi un angelo. Vi menziono inoltre Soli io e te, Reboot, Look, che è autobiografica, e Chissà se lo sai, molto romantica. Nel 1986 parte in tournée con gli Stadio. Iniziò una seconda vita per Lucio, esibendosi anche negli Stati Uniti, culminando con l'evento speciale al Village Gate di New York il 23 marzo dell'86. Da tale concerto venne estratto il doppio album live dall'America Caruso, il cui unico inedito fu il brano Caruso, dedicato al grande tenore Enrico Caruso. Con questo pezzo il successo di Lucio divenne veramente globale, tradotta in moltissime lingue e reinterpretata anche da molteplici artisti internazionali. Vince un altro disco di platino e la targa Tenco come miglior canzone. Nel 1988 si forma un'altra accoppiata vincente, Dalla e Morandi. Insieme scrivono l'album Dalla Morandi,
a cui segue una trionfale tournée nei più affascinanti luoghi d'arte d'Italia. Numerose le tracce da ricordare, in primis che erano i Beatles, e c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Poi il 2000, Un gatto e il re, Che cosa resterà di me, scritta da Battiato, Cuori di Gesù con musica di Cocciante ed Emilia con Guccini. Terminano qui gli anni 80. Anni 90. Nel 1990 esce Cambio, il cui titolo lascia ben intendere il desiderio di Dalla di ridefinire nuovamente la sua immagine. Inizia la fase pop che lo accompagnerà per tutti gli anni 90. Il disco, trainato dal singolo Attenti al lupo, scritto da Ron, vende oltre 1,5 milioni di copie, uno degli album italiani più venduti di sempre. Originariamente il brano avrebbe dovuto cantarlo proprio Ron, ma Dalla insistette per poterlo interpretare. La grande intuizione che ebbe Lucio risiede nell'idea di teatralizzare il brano, inserendo un balletto molto simpatico da rifare. Ricordo che all'epoca lo si ballava praticamente ovunque. Nell'album è anche presente Comunista, già scritta in passato con Roberto Roversi, con un testo però leggermente modificato dallo stesso Dalla. Nel 1993, dopo il live Amen, esce il nuovo LP Enna, contenente la canzone omonima. Dalla la considererà sempre una fra le sue preferite. Il lancio del videoclip di Enna avverrà nella trasmissione Roxy Bar condotta da Red Ronnie. Sempre nel 1993 riceve il premio Liberex Montale, sezione Poetry for Music. Qui incontra le poetesse Alda Merini e Leandra D'Andrea, con cui stringerà amicizia e le quali, in seguito, saranno autrici di una poesia dedicata a lui. Nel 1996 esce Canzoni. L'album è trainato dal singolo Canzone, il cui testo è stato scritto insieme a Samuele Bersani e il cui videoclip fu girato a Napoli. Seppur meno ispirato rispetto ai lavori precedenti, l'album venderà complessivamente 1.300.000 copie, bissando il successo di Cambio. Il disco contiene anche un rifacimento di Disperato e Erotico Stomp. Nello stesso periodo è da ricordare una delle sue tante incursioni nella musica colta e accademica, con la messa in scena di Pierino e il gruppo di Sergei Prokofiev. Mesi più tardi passa alla dance, pubblicando la raccolta Lucio Dalla Dance Remixes, 10 successi remixati da famosi DJ dell'epoca. Nel 1998 collabora nuovamente con Roversi, scrivendo le musiche dello spettacolo Enzo Re, che verranno pubblicate nel 2013. Nel 1999 riceve la laurea honoris causa all'Università di Bologna in lettere e filosofia. Pubblica Ciao, doppio disco di platino. Sono da ricordare brani quali What a Beautiful Day, Trash e altri di natura più intimista come Non vergognarsi mai, La e Scusa. Vi è pure un rifacimento della sua vecchia 1999 per salutare la fine del millennio. Il relativo tour registrerà ovunque il tutto esaurito. Terminano qui gli anni 90. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like, un commento ed iscriviti. Io sono Ale e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao e buona vita a tutti!